Io credo che le fiabe siano i sogni del mondo, cioè, mi spiego meglio, attraverso i millenni gli uomini e le donne si sono raccontati delle storie che servivano a consolarli, che servivano a fare la notte meno buia, che servivano a dare degli insegnamenti passando attraverso le parole, attraverso le metafore di un racconto. Queste favole hanno creato il grande immaginario collettivo e non a caso sono presenti in quasi tutte le culture. La favola di Cenerentola nelle varie versioni funziona da Napoli, va bene, fino alla Spagna, con tracce in Francia, in Germania, persino c'è una versione molto simile giapponese. E così la storia di Cappuccetto Rosso. E così tutta questa serie di grandi favole che sono il frutto dei sogni, delle aspirazioni, delle metafore, dei drammi o dei modi di consolarsi di tanti milioni di uomini e di donne e di bambini attraverso i secoli. Eppure una delle favole più belle invece non è frutto di questa distillazione millenaria, ma è frutto del genio, dell'intelligenza, della sensibilità e della poesia di un solo uomo, Oscar Wilde. Mi riferisco alla favola del Principe Felice. Il Principe Felice, voi tutti sapete, è la storia di questa meravigliosa statua ricoperta d'oro, con gli occhi di smeraldi, con un rubino in testa, e via dicendo, che sorge nel centro di una piazza. Ed una rondine praticamente si innamora di questa statua. E addirittura, quando questo principe viene a conoscere che la città non è, come appare agli occhi di tutti, semplicemente felice, ma ha i suoi drammi, i dolori, le miserie, ha la gente che lotta per sopravvivere. Non tutti sono come lui, che ha abitato in un grande palazzo e che quindi adesso nella piazza più importante vede soltanto la crema della società. Ma dietro ci sono sacche di miseria, c'è disperazione. Lui, commosso da quello che gli racconta la rondine, dice: per favore, porta le mie lamine d'oro, le lamine d'oro che ricoprono il mio corpo, ai poveri, alle persone che hanno bisogno. E via di seguito si toglie il rubino, si toglie gli smeraldi degli occhi, diventando cieco, e alla fine praticamente è ridotto quasi a una sfata di ferraccio sotto questo aspetto. E la rondine, commossa per questo fatto, invece di partire per emigrare nei paesi caldi, rimane accanto a lui e muore di freddo mentre la statua viene distrutta. Ma a questo punto, per un miracolo straordinario, Dio chiama un angelo e dice: per favore, portami le cose più belle che ci sono sulla terra, la piccola rondine e il cuore di piombo della statua che si è spezzato di dolore nel vedere le miserie degli uomini e che ha donato tutto. Questa è la favola scritta da Oscar Wilde e questa è la metafora grande con cui Rupert Everett ha creato il suo film. Un film assolutamente voluto e sentito da tanto tempo, addirittura Rupert nella conferenza stampa ha detto che sono 10 anni che ci pensava, che ha scritto con grande passione e che praticamente paragona l'ascesa, ma soprattutto la caduta di Oscar Wilde, che proprio come la statua del Principe Felice perde i suoi pezzi, le sue meraviglie, perché in questo caso sono meraviglie letterarie, sono sogni, ambizioni, li perde perché è stato in prigione, accusato di omosessualità e perseguitato. E quest'uomo senza più amore, disperato, relegato lontano da una società puritana, era la società vittoriana, e quindi indicato, praticamente messo all'indice. Deve sopravvivere ai suoi sogni e a se stesso, mendicando un po' d'amore attraverso Napoli, attraverso Parigi, non può più rientrare in Inghilterra. Il dolore, la disperazione, la solitudine di questo grande poeta, ridotto praticamente allo stremo, ridotto a una larva umana, perché è malato, perché ha fatto 2 anni di prigione, perché è assolutamente disperato, è questo calvario che però è illuminato costantemente dalla luce della poesia, è illuminato costantemente da una ricerca di amore e da un senso disperato della vita che travalica la banale vicenda umana per elevare il film a un tono quasi elegiaco.
merito dell'interpretazione di Rupert Everett, che è accompagnato in questo anche da Colin Firth e da altri importanti attori inglesi. Ecco, questo film presenta la sensibilità e l'amore che è al di là di ogni barriera ed al di là di ogni forma possibile di discriminazione. L'amore è amore e basta, e come tale deve essere rispettato. Grazie.